Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Dopo aver visto le testate e la lettura delle testate nella prima parte di questo video, ci apprestiamo oggi a presentarvi una serie di cilindri e il loro raffreddamento, le qualità, i difetti e i volani. E dunque abbiamo qui 5 cilindri, l'originale, poco potente ma glorioso, il grande Malossi, questo è un Malossi Sport, eccellente, un Pinasco vecchio tipo, è quello che ha solamente i due travasi come l'originale, più il fronte scarico diviso in due, e pistone asso iperfinestrato senza curarsi delle nervature, quello che poi hanno modificato perché insomma si crepava un pochettino. E poi due cilindri Polini in ghisa, monofascia. Vi farò vedere la differenza e la lavorazione che è stata fatta su uno. Fonti di tante delusioni e tanti dolori quando ero ragazzo, quanto si grippavano. Allora cominciamo dal gruppo termico originale in ghisa, che però ha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alette. E poi il bocchettone di scarico, una parte del collettore asportabile. Questa cosa l'avevo detta di striscio in un altro video, mi sembra, però adesso ve la spiego meglio dedicandomici più approfonditamente. Chiaramente questa è una complicazione costruttiva non da poco, no? Una parte del collettore smontabile va creato un cilindro diverso, va filettato, c'è quest'altro pezzo, però c'è un motivo. In questa maniera si fa sì che i gas roventi che escono dallo scarico, e poiché questi cilindri 200 hanno le alette piuttosto lunghe dalla parte dello scarico, attraversano un bel pezzo di alettatura, e questo collettore fa sì che il calore non si possa trasmettere alle alette, ma rimanga nel collettore, perché il collettore è attaccato al cilindro solamente per la filettatura e poi appoggia in questo punto, ma solamente come guida. Il contatto è per un'area minima e poi lontana dal cilindro. E infatti questo cilindro in ghisa, sebbene sia diventato anch'esso un po' delicato con la benzina verde, non grippa, a differenza del Polini monofascia, che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alette, quindi dichiarava 17 cavalli e 2, che effettivamente ce l'ha e come, se è montato bene, con 3 alette in meno, sempre stesso materiale. Va detto a onor del vero che le alette più distanziate sono quelle nella parte più fresca, questo qua va dato atto, però il problema qual è? Che questo cilindro non ha il collettore smontabile, per cui in questa parte si surriscalda tantissimo e il calore ceduto continuamente dai gas roventi in uscita risale verso il cilindro dalle alette, quindi questa parte intorno allo scarico si surriscalda tantissimo, e vi assicuro che specialmente il monofascia, che aveva anche il problema della difficoltà della tenuta del fronte di fiamma, la fiamma tendeva un po' a passare attraverso la fascia, specialmente quando si consumava un po', e spazzava via il velo d'olio, un po' perché era caldo, un po' perché tendeva a picchiare, insomma si grippava inesorabilmente. Infatti poi l'hanno fatto doppia fascia e quello, per quanto delicato, funziona. Ora, quali rimedi adottare? Io a suo tempo, con scarsi risultati, però la situazione è migliorata, avevo fatto così: avevo praticato alcuni fori in maniera da ridurre un pochettino il passaggio, la trasmissione del calore dal collettore verso le alette. Ora, questa è una prova che feci, altre volte
sia io che Damiano abbiamo provato a tagliare in questo punto, creando un solco con la fresa con moderazione, nel senso che se si tagliano tutte le alette poi il collettore si spezza, quindi bisogna creare un incavo per far sì che il calore si trasmetta il meno possibile al resto del cilindro. Ma questo è solamente un discorso teorico, perché poi ormai questi cilindri sì, esistono in commercio, ma forse non sono così usati perché ci sono quelli in alluminio. Anche la Polini l'ha fatto in alluminio. Non ho qui il Polini in alluminio semplicemente perché alle alette in sostanza è come questo, è disposto, è tutto fatto allo stesso modo, specialmente il primo che aveva proprio gli stessi travasi. Il secondo che hanno fatto, quello per intenderci col collarino d'acciaio sul collettore, è diverso, ma come travaseria alla fine le alette sono sempre quelle, la forma è questa. Differente il caso del Pinasco, che ha invece 11 alette, però è d'alluminio, ha il collettore, è tutto quanto come dire, alle alette unite, non c'ha nessun taglio termico, però è d'alluminio. In effetti il fatto che sia d'alluminio già basta. E poi il Malossi, che infatti ha questa feritoia ed è fatta proprio per questo motivo, per far sì che le alette sul cilindro insomma, siano separate termicamente dal calore prodotto dai gas di scarico. Una dimenticanza, tra l'altro, per non dare per scontato nulla: questo è un cilindro 125, 150 in sostanza identico all'esterno, ha solo la fusione della canna un po' più spessa, quindi le alette sono meno ampie in proporzione. Una cosa, anche il 125-150 hanno il collettore, questi anche gli originali, fuso insieme alla canna, però a differenza del cilindro del 200, vedete, quello 125-150 ha le alette in corrispondenza dello scarico più pronunciate, quindi è vero che il calore dello scarico viene trasmesso alle alette, però c'è una superficie radiante ampia che permette al calore di essere asportato prima di fare danni. Inoltre la proporzione tra calore da smaltire e superficie radiante è favorevole per il 125-150 rispetto al 200, anche sui motori originali. Ed eccoci ai volani. Ai volani non in quanto massa volanica, ma in quanto ventola. Ora, la forma delle alette, la loro disposizione, il loro numero hanno una grande rilevanza per la quantità di aria pompata e soprattutto per il regime in cui la ventola è efficiente. Abbiamo fatto delle prove in passato. Avrete notato che il volano della Vespa 200 ha le alette curve. Quello della 125-150 ce le ha diritte. Ora, effettivamente il volano della Vespa 200 pompa più aria fino ai regimi medi. Poi, man mano che il regime sale, il pompaggio diventa migliore per la ventola della Vespa 125 con le palette dritte. Per quale motivo? Perché il flusso tende a staccarsi dalle palette. Alla fine, superata una certa velocità di rotazione, è come se l'aria non riuscisse a entrare negli incavi, perché l'aria passa tra una paletta e l'altra. E quindi questa ventola risulta meno efficiente. L'abbiamo fatto col sensore di temperatura, quindi è una prova attendibile. Poi abbiamo fatto un'altra prova. Abbiamo provato a levare una paletta sì e una paletta no alla ventola del 200. Questo è un lavoro fatto abbastanza grossolanamente, è stata sfruttata una ventola che aveva una letta rotta, è stata solo una prova fatta. Però la ventola con meno palette pompa meno aria ai regimi bassi quando serve meno ed è più efficiente in alto. Tra l'altro esistono ventole aftermarket che hanno le migliori 12 palette, per esempio, ce ne sono di molto costose con 12 palette e vanno molto bene in alto. Un esempio positivo è la forma della ventola Pinasco, che è fatta in maniera da
pompare più aria a detta del produttore, noi questo non possiamo verificare queste percentuali, però loro dicono circa il 20% in più, presumibilmente a pieno regime, anche perché ha una sorta di venturi, questa forma che è fatta in maniera che l'aria venga convogliata. È molto importante, anche sulle lambrette esistono accensioni elettroniche che hanno un coprimozzo e viene raccomandato il montaggio del coprimozzo, perché altrimenti l'aria ad alto regime specialmente non riesce ad essere pompata nel giusto modo, cioè le palette non riescono a prenderla. Poi le palette hanno una certa forma, sono appena arcuate, effettivamente è una ventola efficiente questa. Aggiungo un particolare, adesso non ho qui un coprivolano, avete visto che il coprivolano ha una griglia che finisce più o meno a metà ventola, perché sopra a questo livello c'è il laterale della Vespa che chiude. È fondamentale lasciare intatta la grigliatura che c'è, perché permette all'aria di essere aspirata in corsa. In questo senso non c'entra nulla le palette della ventola o la forma, è solo il fatto che il flusso tangente al mezzo in corsa non può essere pescato se non c'è una grigliatura che rompa il flusso che lambisce la ventola. Per questo laterale, quando si prova la Vespa, specialmente in velocità, sempre il laterale montato e copriventola con la griglia intatta. Solo un accenno a una ventola gloriosa, questa qui è una ventola ET3, veramente questa è TS perché c'è il cono da 20, però insomma la forma ci interessa non per il tipo di volano ma per il tipo di allettatura, di palette che ha. Questa è una ventola che sicuramente si presta a pompare aria ai medi regimi, perché tante palette così vicine l'una all'altra sicuramente hanno difficoltà a regimi molto elevati. Certo, poi qui il discorso non si pone perché un volano di 3 kg non si monta su motori preparati, ed effettivamente questo, apro parentesi, è proprio troppo pesante, per cui non si hanno nemmeno i benefici del volano pesante, è talmente pesante che è proprio troppo. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.